Sono Pina Olla, un'impiegata amministrativa di questa cooperativa. Lavoro qui da 32 anni, quindi un percorso abbastanza lungo per poter presentare l'azienda. La cooperativa, come ho detto prima, è appunto una società cooperativa che si avvale della presenza di 178 soci di latte ovino e caprino, che poi determina le produzioni sia di formaggio pecorino che caprino e formaggi misti. Oltre ai formaggi produciamo anche i sottoprodotti, la panna industriale, le ricotte e le ricotte salate, sia di pecora che di capra. La presenza nel mercato della cooperativa è datata al 1964, anno in cui si inizia una vera e propria produzione, mentre la costituzione della cooperativa è dell'anno precedente, del 1963. Era novembre, pertanto era l'inizio anche della campagna casearia e quindi le produzioni si sono un po' spostate, raccoglievano il latte anche perché i soci erano pochissimi, tant'è che cioè il latte veniva per lo più raccolto e poi venduto. E nel 64 invece si inizia a produrre i formaggi che erano diversi dal pecorino romano, quindi si producevano per lo più i semicotti che sono il classico prodotto sardo, il classico formaggio sardo. Si vendeva alla grande anche perché in quegli anni l'Armentizia ha potuto davvero capire che bisognava andare oltre. Diciamo che la volontà di tutti i soci di quel periodo, che erano pochissimi, erano 13-14 soci fondatori, avevano proprio lo spirito di rimanere insieme per fare qualcosa di più. Ogni anno volevano migliorarsi, quindi producevano il formaggio, lo vendevano con un prezzo anche molto buono che consentiva anche di fare investimenti. L'investimento più importante è stato quello di questo stabilimento, che inizia la costruzione nel 1968. I soci fondatori, qualcuno c'è ancora, abbiamo anche il presidente più giovane della cooperativa come socio fondatore, ma una figura molto importante per la costituzione di questa cooperativa era sicuramente il signor Silvio Mancosu, che credeva tantissimo nella cooperazione e quindi ha invogliato gli allevatori ad unirsi anche per contrastare i privati, e poi qui nella nostra zona aveva il monopolio la miniera. Quindi diciamo che il reddito prodotto maggiormente era quello delle miniere. C'era una ricchezza quindi la cooperativa si è trovata proprio ad affrontare un periodo veramente buono per poter credere di rimanere uniti e di costruire qualcosa di più importante. Ecco che così si costruisce questo stabilimento che ancora oggi viene continuamente innovato sia dal punto di vista della struttura che di quella dei macchinari e degli impianti. Oggi possiamo dire che siamo una buona concorrenza anche alle aziende molto più importanti di noi dal punto di vista del numero di litri di latte conferiti. Però siamo una buona concorrenza perché intanto il nostro prodotto è riconosciuto come un prodotto quasi artigianale. Sicuramente questa cosa dipende anche dalla cura che i nostri allevatori soci danno nella produzione del latte. Il latte viene poi ovviamente controllato all'arrivo, ma non solo, anche installa l'addetto al ritiro latte ha delle cartine dove va a misurare anche l'acidità del latte, quindi non si rischia di ricevere poi in stabilimento un latte che non ha le qualità che deve avere per ottenere un buon prodotto.
Ecco perché la cooperativa ha raggiunto uno standard qualitativo che è di vero orgoglio di tutti quanti, sia della base sociale come conferitori e sia anche di noi dipendenti che in gran parte, perlomeno i più vecchi, abbiamo questo senso di appartenenza e quindi cerchiamo di aiutare l'azienda affinché tutto proceda con risultati che devono diventare sempre migliori. Che cosa produciamo? La maggior parte della produzione è di pecorino romano. Il pecorino romano si commercializza in tutto il territorio nazionale, ma soprattutto negli Stati Uniti, dove poi viene rilavorato. Da noi arriva comunque così, tal quale, in confezionamento sottovuoto e poi loro fanno diversi prodotti. E gli altri prodotti, diversi dal pecorino romano, rappresentano una piccola percentuale che però ci dà modo comunque di farci conoscere in tutto il mercato, sia locale, quindi regionale, ma anche quello nazionale. Sono prodotti apprezzati perché ovviamente il trattamento che utilizziamo è proprio quello di curare la qualità, quindi il controllo del latte è la prima fase, però man mano che ci sono tutte le altre fasi fino alla produzione, quindi al formaggio in pasta che passa poi nelle celle di stagionatura e viene controllato proprio puntualmente a tempi definiti dal responsabile della produzione e poi si mette in stagionatura. Le stagionature ovviamente dipende dal tipo di prodotto che abbiamo in cella e quindi anche quello viene comunque continuamente controllato e dopodiché si identificano le varie stagionature. I semicotti abbiamo il prodotto dolce, il semistagionato e lo stagionato. I prodotti molli invece sono quei prodotti che devono essere consumati a breve. Perché se andiamo oltre quel periodo di stagionatura sicuramente i sapori cambiano. Il pecorino romano è un formaggio a denominazione di origine protetta, pertanto segue la regola di un disciplinare di produzione che deve essere osservato nei minimi particolari. Come stagionatura il disciplinare prevede che può essere un formaggio da tavola e quindi con una stagionatura di minimo 5 mesi, oppure come formaggio da grattugia con una stagionatura di 8 mesi. Diciamo che apprezziamo molto volentieri tutti quelli che vogliono visitarlo. Riceviamo tante richieste, soprattutto dalle scolaresche, anche le scolaresche che iniziano dall'infanzia e che vedono tutto il processo produttivo e rimangono incantati. E questo è molto utile, lo ritengo davvero una cosa molto bella perché l'educazione alimentare deve iniziare proprio da quando il bambino è veramente piccolo. Se lo educhiamo ai sapori, sicuramente quando è adulto saprà riconoscere e valorizzare. Colgo l'occasione per ringraziare il gruppo di azione locale, il GAL, che ci ha dato l'opportunità di far conoscere la nostra realtà a persone di varie nazionalità. Tenendo conto che comunque noi siamo aperti ad ospitare chiunque lo voglia fare. Ovviamente le norme igienico-sanitarie un po' ci condizionano, però riusciamo comunque a far visitare lo stabilimento e a far conoscere tutta la tecnologia di produzione dando un abbigliamento che consente l'entrata delle persone in stabilimento.